Nella sesta epistola si parla del valore dei buoni esempi nel perfezionamento spirituale. L'uomo non apprende soltanto attraverso lo studio, attraverso la lettura dei libri o dei grandi che lo hanno preceduto, ma impara soprattutto per imitazione. E infatti, secondo Seneca, si impara molto più velocemente quando abbiamo un esempio pratico, quando seguiamo un modello. Platone e Aristotele e tutta la schiera dei filosofi trassero più vantaggio dall'esempio di vita che dalle parole di Socrate. Non la scuola di Epicuro, ma la convivenza con lui rese grandi uomini Metrodoro, Ermarco e Polieno. Pertanto Seneca invita Lucilio a raggiungerlo, perché di persona si impara molto di più e molto più rapidamente. Quindi il vero saggio è anche colui che attraverso la filosofia si mette poi ad insegnare agli altri. Infatti tutte queste lettere servono a Seneca per trasmetterci una cura, non tanto degli insegnamenti, quanto per proporci una via, un percorso da seguire. In questo percorso possiamo lenire le nostre ferite, possiamo affrontare con più serenità e anche con una forza d'animo maggiore le avversità della vita. Seneca non si presenta come il maestro superiore che ci guarda dall'alto del suo piedistallo, non è colui che ha raggiunto la meta, perché il filosofo procede su una linea che è potenzialmente infinita. L'iter ad sapientiam non conosce una fine, perché siamo esseri immortali, però l'autore riconosce il valore quindi di questi grandi esempi. Tutti dovremo, dice, avere un buon amico, una persona con cui condividere ciò che noi viviamo e ciò che ci accade. Perché tutti i giorni utilizziamo i social network? Perché abbiamo questo profondo desiderio, che è molto antico, di condividere quello che ci succede, sia nel bene che nel male, con qualcun altro. E sono stati molto furbi questi grandi colossi, perché sfruttano questo nostro bisogno innato per condividere, quindi poi per arricchirsi. Non puoi immaginarti quali progressi spirituali io veda in me ogni giorno che passa. Comunica, mi dirai, Lucilio, anche a me codesti rimedi che hai sperimentato così efficaci, quindi non possiamo tenerli per noi. Quando abbiamo fatto esperienza, abbiamo raggiunto un punto più lontano del percorso, è giusto poi aiutare chi si trova ancora più indietro. Nessun bene ci dà gioia senza un compagno. Ecco il valore della condivisione. Però è importantissimo quindi avere un modello da cui trarre degli insegnamenti. Come dirà poi anche Foscolo, è importantissima la tomba, il sepolcro, gli antichi, coloro che ci hanno preceduti, perché ci spingono a compiere egregie cose, quindi a compiere delle grandi imprese, degli atti eroici, delle ribellioni, delle rivoluzioni, e impariamo grazie alla funzione civile di quella tomba, che sono dei moniti per noi che siamo ancora vivi. Mi accorgo, caro Lucilio, che non solo mi vengo correggendo, ma mi sto anche trasformando. Come abbiamo letto nel passo biblico, siate trasformati rinnovando il vostro modo di pensare. Quindi la filosofia ci permette di aprire la mente, di cogliere ciò che prima non riuscivamo a comprendere, e quindi maturiamo, e maturando riusciamo ad analizzare noi stessi e a notare anche i nostri difetti e quindi a correggerli. Quindi non dobbiamo cambiare, cioè non dobbiamo diventare ciò che non siamo, ma possiamo perfezionarci. Quando ci innamoriamo di qualcuno non dobbiamo trasformarlo, non dobbiamo pretendere che diventi a nostra immagine e somiglianza. Dobbiamo amare e accettare la persona per quello che è, con i suoi pregi e con i suoi difetti. Ma il filosofo, ci dice Seneca, riesce a lavorare su se stesso per perfezionarsi sempre di più, per ridurre quei difetti che noi possediamo, ma non per diventare una persona altera, diversa da quella che siamo. Non dobbiamo tradire la nostra identità. Chi pretende di cambiare, di modificare la nostra identità, il nostro intimo, il nostro profondo sentire, non ci ama davvero. Nutre per noi un amore di tipo egoistico, un amore malato, morboso, e quello non è vero amore. Per
perché non dovrei avere molti impulsi e sentimenti che debbono essere dominati, frenati e stimolati? Saremo sempre in balia delle nostre pulsioni, però le dobbiamo saper dominare, dobbiamo usare la ragione per sottometterli al nostro volere. Anche il vedere i difetti prima ignorati è indizio di un animo che ha fatto progressi. Il vero amico è colui che ci aiuta e che ci guida in questo cammino, che ci accompagna passo passo, quell'amicizia che non cessa con la morte e per la quale gli uomini sono disposti a morire. Potrei citarti molti ai quali non mancarono gli amici, ma mancò l'amicizia. Quante volte siamo circondati di persone che in realtà non ci vogliono veramente bene, siamo pieni di amici, ma non abbiamo l'amicizia. Abbiamo tanti followers, tanti contatti, ma in realtà nessun vero amico. In verità desidero trasfondere tutto me stesso in te. Ego vero, omnia in te cupio trasfundere. Sentite anche la potenza di questo verbo. Desidero trasfondere, quindi infondere su di te tutto quello che io ho imparato. Questo è il vero valore dell'amicizia. Questa è una persona che ci vuole veramente bene. L'uomo, imparando per imitazione, ha bisogno di questi modelli, perché oltre alle nostre letture, quindi all'importanza degli autori, degli insegnamenti che ci hanno lasciato, impariamo molto più rapidamente grazie a questi grandi modelli da cui possiamo solo trarre grandi insegnamenti e che ci ispirano per compiere a nostra volta un profondo, radicale, totale rinnovamento spirituale.